Quante volte avrai visto il terminale di Linux e ti sei spaventato e non sei entrato per la paura di fare i danni? Ma non è così, non è come si vede nei film o in TV. Il terminale di Linux non è riservato solo agli hacker oppure agli amministratori di sistema, ma può essere usato dagli utenti comuni. Ciao, io sono Enrico e questo è IT Problem Solver. Siamo arrivati alla settima puntata. Nella scorsa puntata abbiamo visto il file system di Linux, come muoversi nella sua struttura gerarchica. Ora andremo a vedere proprio praticamente come usarlo. Passiamo subito al terminale, andiamo subito al sodo. Andiamo a vedere qua, vedete che sono all'interno sul prompt di Linux. Puliamo tutto perché prima aveva dato qualche comando. Come vedete vedere, la prima cosa del prompt che notate è una scritta con un nome all'inizio, una chiocciola, un altro nome. La prima parte che vedete prima della chiocciola è il nome utente con cui siete collegati. In questo caso demo, che è un utente apposito che ho creato per fare questo test. Chiocciola, la parte successiva, fino ai due punti, è il nome del computer. In questo caso è Enrico Portuna, questo computer che sto usando ora. Seguito poi dal dollaro. Il simbolo del dollaro indica solo che stiamo usando, non siamo amministratori, ma stiamo usando il terminale, lo shell in modalità normale. Quindi siamo in modalità utente. Quello che vediamo, diciamo, è sempre faremo tutti i comandi in modalità utente senza usare il comando sudo per entrare in modalità amministratore, che non fa parte di questa puntata. Ora andiamo a vedere la prima cosa che potremmo chiederci dove siamo. Andiamo a vedere il primo caso, il primo comando che sarebbe pvd, che sta print work directory, che vuol dire un docile, in che cartella sei. E lui ci fa vedere che siamo nella home demo, ci va a far vedere proprio che siamo nella home. Poi possiamo usare il comando, un altro comando, che è il comando ls, che ci permette di listare i file. Ls ci fa una semplice lista di file che sono presenti in questa cartella. Vedete una lista ls-l invece è la lista da una lista più dettagliata dell'elenco dei file. Per vedere una lista ancora più dettagliata possiamo scrivere ls-l-a per vedere i file nascosti, -h che sta per human is, che fa vedere anche quanto è occupato dal file in kbyte o megabyte. Vedete che sono tutti i file piccoli e ci fa vedere i file che ci sono in questa cartella dove c'è molti pochi file perché sta la cartella vuota generata solo con i file di default. Ora ci spostiamo, vediamo come spostarsi all'interno dell'albero. Vediamo CD, per esempio andiamo nella cartella progetti, PR, andiamo invio, usiamo il tasto tab che ci autocompletamento, un tasto molto utile l'autocompletamento. Ora siamo all'interno della cartella progetti che vediamo che è completamente vuota perché ha creato l'utente Linux, creando l'utente che ha creato appositamente per questi test, ha creato tutte le cartelle, i contenitori vuoti. Ora possiamo tornare alla radice, tornare in basso. Possiamo usare il comando cd punto punto per tornare alla cartella al di sotto, alla cartella principale. In questo caso saremo della home perché siamo saliti solo di un livello. Andiamo di nuovo per esempio avanti, cd slash cd documenti, sempre il tabulatore per fare l'autocompletamento, andiamo dentro documenti. Invece se vogliamo andare alla cartella home, da qualsiasi punto che siamo, facciamo cd tilde. Da tilde significa home. E praticamente lui è andato alla home diretta. Vediamo pvd, vediamo la cartella che siamo alla home demo. Ora andremo a fare, abbiamo visto come muoversi, andiamo a creare una cartella dove andremo a fare qualche prova. Facciamo mkdir, che sta per make directory, mkdir, e creiamo una cartella che si chiama terminale demo.
vedete mkdir seguita da terminale demo, crea una cartella nuova, chiamata terminale demo. Andiamo a vedere subito con ls-l il risultato. Vedete che è stata creata terminale demo. Ora ci andiamo all'interno, scriviamo term, facendo cd terminale demo, siamo all'interno di terminale demo. Potremmo vedere come, a questo punto siamo andati a vedere, potremmo vedere come creare dei file. Usiamo il comando touch che crea un file vuoto. Touch, creiamo un file appunti.txt. Creiamo un file vuoto che si chiama appunti.txt. Vediamo ls-l, vedete che c'è un file di vuoto 0 byte, perché appunto il comando touch crea un file vuoto di 0 byte quando non esiste, oppure se il file esiste cambia la data di modifica, la aggiorna senza scriverci nulla direttamente. Serve se volete cambiare la data a qualche file. Ora andiamo a vedere un altro comando, il comando cp che serve per copiare i file. Cp, poi vediamo il comando, copiamo, a questo punto siamo dentro, assicuriamoci sempre con pvd di essere dentro terminale demo, facciamo cp appunti, il primo file che abbiamo creato, e lo creiamo un altro file con questo. Vedete che a sinistra c'è scritto appunti.txt il file origine, copia.txt il file creato. Diamo invio, ecco che abbiamo creato il file nuovo copiato da appunti. Tutti e due sono 0 byte perché sono stati creati dallo stesso file, solo col comando touch all'inizio, servono solo per test. Ora un altro comando che andremo a vedere è il comando mv, che sta per move, che è un comando che serve a due cose, per rinominare un file o per spostare un file. Allora facciamo mv, vediamo il comando copia.txt, vediamo il nuovo punto, il nuovo nome che sta sulla destra, appunti copia.txt. Vedete la sintassi, a sinistra il nome del file da rinominare, a destra il nuovo nome. Fatto, controlliamo cosa ha fatto. Vedete che ha creato il file appunti copia.txt nuovo creato dal file e l'ha creato. Adesso abbiamo visto, diciamo, il comando cp per copiare, il comando list, ora vediamo il comando rm per cancellare questi file. Ma prima vi faccio un avvertimento: il comando rm, quando usate il comando rm dal terminale, il cestino non esiste, i file vengono eliminati per sempre, quindi non li recuperate più. Se li cancellate da qua non li vedrete più, quindi sappiate bene prima di usarlo. Allora vediamo rm, usiamo sempre col parametro "-i", così siamo sicuri, ci chiederà sempre la conferma prima di cancellare un file. rm appunti copia.txt, andiamo a cancellarlo, rm-i appunti copia.txt. Vediamo che lui ci chiede una conferma se vogliamo rimuovere il file o rimuovere regular file, qua mi dà perché io ho usato la lingua inglese, quindi per il mio Linux io ti dico yes che voglio rimuovere il file. Di nuovo faccio ls-l, vedete che esiste solo un file, allora faremo rm-i, andiamo a rimuovere anche appunti.txt. Appunti.txt. Ci chiede la conferma, diciamo sì, vediamo che adesso c'è il file è vuoto, è completamente vuoto. Ora torniamo su di un livello, cd punto punto, siamo praticamente alla home, controlliamo ls, vediamo terminale video e cancelliamo la cartella. rmdir è un comando che permette di cancellare le cartelle solo vuote, quindi è un comando più sicuro. Esiste anche un modo per cancellare cartelle con i file, ma non lo vedremo in questa fase perché è presto, è un comando pericoloso. Allora facciamo rmdir terminale, usiamo l'autocompletamento, rmdir un terminale demo, invio ls-l, vedete che abbiamo eliminato tutti i file
presenti della nostra copia. Vediamo gli ultimi comandi che vi voglio fare vedere. Se non sapete qualche comando o qualche cosa che volete vedere su Linux, fate man, che sta per un manuale, avete un grande manuale online, man, per esempio man ls per vedere tutti i parametri del comando ls. Dentro questo man possiamo spostarsi con le freccette, premere H con help, vedete che c'è tutti gli esempi, ci fa vedere tutti i parametri che si possono dare a un comando, che sono innumerevoli. Quando abbiamo finito facciamo H, oppure facciamo cat, che potrebbe serve, facciamo no, scusate, quello viene dopo, facciamo un altro comando ls meno meno help per vedere l'help di un comando. Chiaramente lo fa vedere tutto dovete tornare indietro col terminale per vedere il resto, perché non è come l'ES che vi permette di sfogliare. Oppure potete fare l'SM, mettete in parecchio questo carattere, lo date al comando more e quindi con la barra spaziatrice chiudete con CTRL C, che è un'altra cosa per uscire da qualsiasi parte se volete uscire. Abbiamo visto CTRL C, CTRL L. Ora vi voglio fare vedere gli ultimi due comandi che servono per listare i contenuti di un file. Andiamo a vedere qualche file che esiste già. Facciamo vedere cat barra etc barra os release, che fa vedere un file che indica la release del sistema operativo. Questa è la release del mio sistema operativo. Oppure potete usare l'es, lo stesso file etc, molto più comodo, os release, che permette di scorrere il file. In questo caso è corto, ma se ci fosse un file molto lungo è utile usare il comando ls. Si esce sempre con Q per uscire con quit. Quindi abbiamo visto tutti i comandi. Ciao, abbiamo visto questi semplici comandi. Mi raccomando, quando cancellate col comando rm non li recuperate più, quindi fate attenzione. Ora ditemi nei commenti se c'è qualcosa che volete approfondire, mettete un like, condividete il video se pensate che sia utile a qualche vostro amico e iscrivetevi al canale. Ciao, al prossimo video.